Bentornati nel mio canale. Scusate ogni tanto qualche piccolo difetto nella pronuncia. Oggi vi voglio parlare dei biscotti di meliga, pan parrato, ma nel video sentirete più volte pan parrato perché io aggiungo e tolgo. Allora, vi voglio soltanto dire una cosa. Nascono nel paese di pan parrato, sono ottime, sono fatte con la farina di mais. Fioretto, non avete il fioretto? Frullate bene la farina di mais e avrete degli ottimi biscotti. Vi mostro, sono una bontà unica. Seguite la ricetta. Se il video vi piace, come sempre, vi chiedo un commento gradito e mi aiutate a far crescere il canale. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto! Siamo pronti per preparare i biscotti di pan parrato. Occorre la farina di fioretto di mais, ma volendo, per fare un ottimo lavoro, possiamo usare la farina di mais e l'ho frullata con il frullatore. Ne occorreranno 125 grammi, 250 grammi di farina 00, pesiamo il burro freddo 250 grammi, un uovo intero e un tuorlo, un cucchiaio di miele facoltativo e iniziamo a preparare i biscotti di pan parrato. Pesate 250 grammi di burro, andremo ad aggiungere un tuorlo e un uovo intero, miscelato le due farine con 110 grammi di zucchero. Andrò ad aggiungere un cucchiaio di miele, la bustina del lievito e della vanillina. Andiamo a impastare a mano, poi rigireremo tutto sulla tavoloccia e continuiamo fino ad avere un composto bene omogeneo. Adesso vado ad aggiungere la vanillina, volendo si può mettere anche la buccia di un limone grattugiato e il lievito. A metà lavorazione aggiungo un cucchiaio e mezzo di miele, come ho detto questo è facoltativo. Aggiungiamo un cucchiaio di miele, come ho detto prima, terminiamo ancora un po' l'impasto e poi ribaltiamo il tutto su capovolto sulla tavoloccia o la tavola che avete. Andiamo a miscelare e a fare un bel panetto, poi lo lasciamo riposare all'incirca 5 minuti, il tempo di preparare la teglia. Proseguo. A questo punto è quasi terminato, ho aggiunto appena un po' di farina, unisco bene tutte le rimanenze del panetto impastato e lo porgo su un piatto in modo che pulisco il piano e riesco a prendere i pezzi. Come potete vedere non è molle, non è appiccicaticcio, non deve essere comunque lavorato tanto, non ha bisogno di riposo. E cominciamo a preparare i biscotti di pan parrato. Lasciamo a riposo giusto 5 minuti. Tagliamo un pezzo di pasta, la stendiamo su un foglio, la appiattiamo un pochino con le mani e stendiamo un po' col mattarello da avere uno spessore abbastanza uniforme, non troppo fine e non troppo spesso. Proseguo. Mettiamo un po' di pasta, infariniamo la base e un pochino sopra. Stendiamo i nostri biscotti di pan parrato senza farli né troppo fine e né troppo spessi e andiamo a dare la forma desiderata. Qui si è staccato un pezzo, poi raccogliamo. In questo caso possiamo usare delle forme che abbiamo rettangolari o delle forme rotonde, così fino al termine, e poi li adagiamo nella teglia. Io l'ho già predisposta con la carta bagnata da forno sulla teglia. Proseguo fino al termine.
Una teglia è pronta, inforniamo a 170-180 gradi per 10 minuti finché non saranno dorati, ma nel frattempo quelli leggermente più lunghi vado a dare una leggera schiacciata o una piccola incisione nei laterali, giusto per farli saltare con una bordura un po' diversa. Inforniamo a fra poco. I biscotti di pan parrato sono terminati, buoni, profumatissimi, ma non ho terminato. Ho fatto sciogliere per 30 secondi il microonde della cioccolata fondente. Adesso prendo e farò degli schizzetti sul biscottino. Se la ricetta vi piace dei biscotti di pan parrato, lasciatemi un commento, condividete e un like, aiutate a fare crescere il mio canale e soprattutto i commenti sono ben graditi. Lasciamo asciugare un paio di secondi e possiamo metterli nel vassoio. Ricordo che la quantità può essere dimezzata. Io ho fatto 2 bei vassoi, sono veramente profumati, morbidi, croccanti nell'insieme fuori. Li ho lasciati un po' semplici e un po' con la cioccolata fondente sopra. Questo è un altro vassoio e ne ho un altro. Possiamo tranquillamente regalarli, conservarli per 15 giorni. Grazie per la visione a tutti, al prossimo video dal canale di Virginia. A presto!